Carmela Baglivi, chef del Frantoio, il ristorante della cooperativa Nuovo Cilento, una grande cooperativa di produzione di olio biologico e DOP del Cilento. Che cosa offri agli ospiti del tuo ristorante? Agli ospiti del nostro ristorante, offriamo i piatti della collina del Cilento antico, perché questa zona, le pendici del Monte Stella, in realtà sono il Cilento antico e noi abbiamo recuperato tutte, tutte queste memorie, diciamo così, questi piatti e li abbiamo riportati qui al frantoio. Quali sono i piatti che prepariamo? Fusilli col castrato, fusilli alla cilentana, soltanto con il succo di pomodoro molto ben cotto, diciamo cotto cotto cotto, la passata di pomodoro cotta cotta, cavatielli, lagane, ceci, tagliatelle. E una cosa importantissima è questa, che tutta la pasta cilentana è una pasta senza uova. Qual è il tuo piatto della memoria? Oh, quando ero ragazzina, mia mamma faceva l'acqua ciecata. Che cos'è? Cioè, è del pane raffermo in una ciotola, poi lei soffriggeva l'olio e la cipolla e se aveva l'uovo ci metteva l'uovo, se aveva il pomodorino ci metteva il pomodorino, poi acqua ciecata perché appena ci buttava l'acqua l'olio schizzava, allora uno doveva fare così perché era acqua ciecata, ti ciecava gli occhi, insomma. E quindi questo piatto, questo piattone enorme, questo pane raffermo, e mamma ci metteva tutto questo liquido sopra e lì stavamo intorno tutti noi bambini e anche qualche vicino a mangiare e questa era la nostra merenda. Ecco, è un piatto che ogni tanto ci penso e non lo so, mi addolcisce il cuore, l'anima. Il mio piatto della memoria è questo, molto semplice. Com'è cambiata la cucina cilentana rispetto a quando eri bambina? Com'è cambiata? La cucina che faccio adesso io qua al frantoio, diciamo che è la cucina antica, del Cilento antico, perché è stata fatta una ricerca, è stata fatta, insomma, e quindi sono le multinazionali, sono i supermercati, e quindi è cambiata moltissimo. La dieta mediterranea per me è tanto, non è soltanto cibo. La prima cosa è il cibo, però è un fatto culturale, è proprio è un comportamento la dieta mediterranea, cioè che non è soltanto cibo. Il cibo è la base, cioè è quella che unisce, il cibo è la convivialità, è il parlarsi, è il parlare anche col territorio, è ricordare il mito, è incontro. La dieta mediterranea non è soltanto Cilento, cioè nel Cilento sono stati affrontati gli studi, diciamo, da Ansel Keys e tutto questo, però la dieta mediterranea riguarda tutto il bacino del Mediterraneo. Perché un assistente sociale come te è diventata uno chef? È stata la passione. Allora, non è che il mio lavoro come assistente sociale non mi piaceva assolutamente, direi una stupidaggine, però quando sono arrivata qua a San Mauro più di 20 anni fa, questa cooperativa, allora era soltanto la cooperativa, non c'era il frantoio, non c'era il centro di degustazione, faceva una festa, questa festa si chiamava l'Agrofesta e c'erano tante persone del paese molto anziane che lavoravano all'interno di questa festa, ma erano decine e decine e che adesso centenarie non ci sono più. E queste persone qua mi hanno lasciato un grande patrimonio, che è questo qua della cucina. Io ascoltavo queste persone anziane e per poter preparare le ricette me le scrivevo da, da persona insomma, che aveva sempre scritto nella sua vita, aveva sempre fatto questo. Me le scrivevo e le ho tenute da parte. E dopo ecco qua, è successo il miracolo, è nato il frantoio e per me è stata un'illuminazione, insomma. E la passione si è trasformata in realtà.
Quali sono i piatti della tradizione cilentana che metteresti nei granai della memoria? Sono i cicci maritati, che è una zuppa di almeno 7 legumi, è di origine greca questa zuppa, molto antica, e ci sono almeno 7 legumi e cereali e dice che portano bene e quando si mangiano il 1° maggio portano la buona salute perché tolgono gli insetti dal corpo, tutte queste cose qua. Poi che metterei più? Sicuramente le lagane e ceci. Noi qua abbiamo un posto che si chiama Cicerale, quindi abbiamo i ceci di Cicerale, la lagana sempre fatta con la pasta senza uova. Poi metterei i cavatielli con i fagioli, che sono buonissimi. Metterei le cicerchie col baccalà, che è un piatto di recupero, è un piatto che noi abbiamo recuperato le cicerchie qualche anno fa, non c'erano più nel Cilento, non si usavano più, perché dopo la guerra negli anni 50 erano praticamente scomparse, perché la gente non ne faceva più uso perché si erano scocciate insomma, di mangiarle e non se ne trovavano più in giro. Poi le abbiamo recuperate e così è nato questo piatto che è stato sposato con il baccalà, diciamo le cicerchie col baccalà, ed è pure un piatto buonissimo. Cioè, lo metto nei granai della memoria perché le cicerchie comunque sono un piatto di sofferenza e anche il baccalà. Il baccalà su queste colline arrivava solo baccalà, perché se pensiamo che San Mauro Cilento adesso che c'è una stradina di 5 km si arriva in 5 minuti giù sulla Al mare. strada al mare, ma una volta si saliva per Poli che erano quasi 20 km fino a qua e il pesce arrivava poco e niente. Allora c'era il baccalà che era era il pesce dei poveri. Poi cosa salverei più? L'acquasale, questo piatto meraviglioso, il pane biscottato, che, è che poi sostanzialmente il pane biscottato è un piatto di mare, cioè l'acquasale, perché era il pasto dei marinai quando andavano a lavorare, bagnavano il biscotto nell'acqua di mare, ci mettevano il pomodoro e l'olio di oliva che sicuramente avevano sulla barca e quello era il loro pasto quotidiano, quindi l'acquasale. Poi quest'acqua ciecata, che è il mio piatto del cuore perché mi ricorda, mi ricorda tutti i miei amici, gente che non c'è più, le mie sorelle, la mia mamma che lo preparava e che adesso non c'è più, quindi quest'acqua ciecata che molta gente mi chiede, signor, ma che cos'è l'acqua ciecata? Perché ce l'abbiamo pure sul menù e non sanno manco che cos'è. Carmela, qual è il piatto che secondo te i tuoi clienti metterebbero nei granai della memoria? Penso le melanzane imbuttunate alla cilentana. Ce le prepareresti? Certamente, vogliamo andare? Grazie, andiamo. Andiamo allora. Facciamo le melanzane imbuttunate che sono un piatto antico della cucina cilentana e gli ingredienti sono naturalmente le melanzane che sono queste un poco lunghe, formaggio di capra, rigorosamente formaggio di capra, uova, prezzemolo, aglio e passata di pomodoro. Adesso andiamo al procedimento. Prendiamo la melanzana, togliamo il torsolo e la tagliamo a rondelle, così. Adesso vi faccio vedere meglio. Ecco qua, a rondelle. In questo modo qua, questa è la prima cosa che si fa quando si fa questo piatto. È un piatto che può essere anche un piatto unico, perché c'è la melanzana, c'è il pomodoro, c'è il formaggio, ci sono le uova, quindi carboidrati, proteine, e può essere anche un piatto unico, diciamo, così per tutta la giornata. Versiamo il formaggio dentro un piatto.
Mondiamo uno spicchio d'aglio, lo tagliamo a pezzettini piccolissimi, prendiamo il prezzemolo e lo trituriamo lo stesso, così stesso col coltello. Io vi sto facendo vedere come farebbe una casalinga, cioè come farebbe una qualsiasi donna cilentana. Vedete, non metto sale perché il formaggio già è abbastanza saporito. Quindi prendiamo le uova, le rompiamo, ecco qua. Penso che 2 sono troppe, comunque facciamo così. Ecco qua. Mescoliamo bene il tutto. Nel Cilento si usa molto il formaggio di capra perché la capra è un animale quasi da cortile, non va in transumanza come la pecora che deve andare per forza in transumanza, quindi da una parte all'altra. La capra no, la capra veniva tenuta proprio nel cortile, insomma, dentro casa. Apriamo le melanzane e ci mettiamo dentro il ripieno, in questo modo qua. Vedete? Faccio qua. Questo, diciamo, è pure l'esempio di come un piatto si adatta al territorio. Dalle altre parti si faceva la parmigiana, era un piatto fatto di mozzarella, di scamorze. Sulle colline cilentane questi ingredienti, queste cose non arrivavano e allora avevano il formaggio di capra ed era questo che usavano. Mettiamo le melanzane nell'olio bollente. Ecco qua. Ecco. E nel frattempo prepariamo un sughetto di pomodoro. In modo che assorbono il sugo da un lato e dall'altra. Ecco, ed ecco le melanzane alla cilentana. A voi, buon appetito!